eccoci tornati in diretta fino alle 12:30. Vi parliamo di un sodalizio artistico, pensate un po', nato e che continua ad esistere, a produrre anche degli ottimi frutti a 10.000 chilometri di distanza. Lo facciamo con il nostro ospite in collegamento da Milano, Davide Perico. Buongiorno Davide, benvenuto. Buongiorno Francesca. Buongiorno Grazie. a te. Ti presento almeno brevemente, diplomato in studi classici e successivamente in ingegneria del suono. Suoni pianoforte, tastiere, basso elettrico e diciamo che hai oltre 30 anni, anche se mi sembri giovanissimo, quindi devi aver iniziato proprio in età tenerissima. Ecco. Non sono così giovane. Non sei così giovane, li porti molto bene allora Davide, Ti 30 anni ringrazio. di esperienza come produttore tecnico del suono e compositore di musica per film e videogiochi. È arrivato il 14 di marzo, ovvero proprio ieri, siamo assolutamente sul pezzo, Dark Planet, distribuito su tutte le piattaforme digitali della vostra straordinaria band. Io dico straordinaria perché ha davvero dello straordinario, l'ho detto già nella premessa iniziale. Pensate, è una band virtuale nata tra Italia e Giappone, dà il nome lunghissimo e misterioso che leggete in sovraimpressione sopra le nostre teste, che io evito accuratamente di pronunciare. Lascio a te l'onore e l'onere, Davide, di dirci come si chiama, se ce lo vuoi raccontare. Sì, la band si chiama DY3-THX12-4432. Dai, così scandendolo potevo farcela anch'io, la prossima volta ci proverò, giuro, ecco, mi impegnerò, mi allenerò nel frattempo. D'accordo. Senti, prima di parlare di Dark Planet e di una carrellata di progetti che ti vedono in questo momento attivissimo, Davide, ti va di portarci un po' dentro a questo mondo tecnologico che è sconosciuto ai più, sicuramente non addetti ai lavori, non è così facilmente accessibile. Ci racconti un po' quando si parla di ingegneria del suono, creatività, tecnologia? Allora, in realtà questo mondo non è così strano e irraggiungibile come può sembrare. Fondamentalmente, dal mio punto di vista, sono necessarie tre cose. La prima, ovviamente, è avere qualcosa di interessante da dire, volerlo dire. Poi un computer, che è lo strumento essenziale per dialogare con artisti di tutto il mondo e far conoscere il proprio lavoro. E la terza cosa è essere curiosi, avere sempre voglia di imparare nuove tecnologie, perché è un mondo davvero inarrestabile che non ti permette di sederti sugli allori. Hai bisogno di studiare continuamente ogni giorno, cercare su internet, sul web, sui forum, raccogliere più informazioni possibili e continuamente adeguarti alle tecnologie che sono in continuo sviluppo, e questa probabilmente è la parte più difficile di tutto questo lavoro. Per quanto riguarda la musica, io ho studiato pianoforte, ho studiato musica e ingegneria del suono, quindi ho avuto delle basi strutturate. Invece, per quanto riguarda l'altro aspetto della mia produzione artistica, ovvero la computer grafica, sono totalmente autodidatta, non ho studiato nulla, non ho avuto insegnanti e la mia scuola è veramente stata YouTube. Mi hanno spinto a... Sì, mi hanno spinto la curiosità e il mio odio verso la pigrizia a studiare tutte queste cose. La curiosità è il terzo ingrediente fondamentale, o il secondo che hai messo prima nell'ordine, ora non ricordo, ce l'hai anche resa molto semplice, hai un po', come dire, non sminuito, però hai reso veramente l'idea di un qualcosa di assolutamente accessibile, sei in possesso di queste tre condizioni sine qua non, Davide. Ecco, sì, la volontà è importante. Assolutamente, beh, in ogni ambito credo ancora di più in questo, dove dicevi che stare al passo con tutto il processo, il progresso, soprattutto tecnologico, che corre velocissimo, sia un qualcosa di, immagino, arricchente, ma anche di molto sfidante, perché altrimenti si rischia di non essere mai aggiornati, di rimanere indietro. Sì, è difficile. È difficile, certo. È difficile perché toglie tempo alla componente più prettamente artistica, quindi lo sforzo principale per un artista in questo periodo, secondo me, è riuscire a trovare un equilibrio tra lo studio tecnico, che è assolutamente indispensabile, e invece la parte più creativa. Quindi la sfida è veramente questa. A volte ci sono giornate in cui vorrei chiudere i libri e non studiare niente e dedicarmi semplicemente ai tasti del pianoforte, lasciarmi andare, ma spesso non è possibile, quindi
è necessario trovare un metodo di lavoro piuttosto rigoroso. Almeno questa è la mia esperienza e questo è quello di cui io personalmente ho bisogno per essere costruttivo ed efficace. Che disciplina aggiungerei, Sì, molta cioè, disciplina. ecco, bisogna essere molto motivati e molto organizzati perché mi sembra proprio di capire che siano due binari paralleli, imprescindibili e necessariamente da conciliare l'uno con l'altro, giusto Sì, sì, Davide? sì, in questo momento, come dico spesso anche agli artisti con cui collaboro, con cui a volte si hanno dei problemi, perché dialogando con fusi orari diversi da parti diverse del mondo, la comunicazione non è sempre così facile, ma in quest'epoca è molto più importante essere disciplinati e organizzati che essere un bravo artista. Essere l'artista migliore del mondo non è sufficiente, perché i processi creativi non hanno più i ritmi che avevano 30, 40, 50 anni fa. L'industria è spietata, l'industria è esigente e richiede di lavorare velocemente e in modo produttivo. Quindi eh, sembra brutto dirlo, ma a volte è meglio qualche dettaglio artistico in meno, ma consegnare ciò che viene richiesto in tempo. Come per la propria carriera, questo è veramente importante. Certo, capisco questa tua precisazione ed effettivamente visto da fuori potrebbe sembrare no, un prodotto di minor qualità, però ci hai fatto bene intendere che le esigenze di mercato siano cambiate molto in questi ultimi decenni e che quindi per poter stare dentro ad un certo tipo di mondo e di sistema si debba un po' temperare, Sì, anzi a volte in prevalenza, questa richiesta da parte del mercato e magari a volte trascurare quella nota di qualità che invece avendo più tempo a disposizione meriterebbe più attenzione. Allora, questo duo artistico virtuale a 10.000 km di distanza tra Italia, una liaison, no? Tra Italia e Giappone, sì. questo nome l'hai pronunciato? Ci Sì. siamo tolti un pensiero, almeno io di sicuro, tu non eri assolutamente in ansia. Come è nato? Come vi siete conosciuti? E spiegaci anche come nasce il nome stesso, Davide. Allora, noi ci siamo conosciuti online nel dicembre del 2020. Io stavo scrivendo delle recensioni per un portale di musica indipendente e mi sono imbattuto in una canzone di Yoshimitsu, 4432. Questo è il suo nome d'arte. Questa canzone mi ha colpito moltissimo e mi sono immediatamente messo in contatto con lui tramite un messaggio privato, ma non abbiamo parlato molto perché il suo inglese era assolutamente disastroso, te lo confesso. E in più aveva la naturale timidezza del popolo giapponese, per cui sono stati un paio di messaggi quasi monosillabici, niente di più. Tuttavia, dopo un mese gli ho chiesto se voleva suonare la chitarra su un brano che stavo componendo per una colonna sonora di un film e ha accettato. Il suo talento è risultato subito evidente e il suo metodo di lavoro davvero preciso e organizzato e quindi questo è un aspetto molto importante. Sono rimasto entusiasta del suo lavoro e abbiamo deciso subito di provare a fare qualche canzone insieme e in una sola settimana abbiamo registrato il nostro primo EP, ovvero un mini album di 4 canzoni. Ehm, Mentre pensavamo al titolo per la terza canzone, abbiamo pensato a questa sigla. Questa canzone è una specie di malinconico blues spaziale e sia io che lui adoriamo la musica, i film di fantascienza, i fumetti di fantascienza e tutto ciò che è legato a quel mondo. E questa sigla ci è sembrata quasi il nome di un clone, di un personaggio tratto da un film di fantascienza, quindi l'abbiamo amata tantissimo. Ma io ti confesso che non ti posso spiegare il significato esatto di queste lettere, di questi numeri, perché vogliamo mantenere un po' di alone di mistero intorno alla band. Sappi solo che è qualcosa legato ai nostri nomi e, e alla fisica del suono, alla teoria della fisica del suono, però non voglio essere più preciso di così, mi E dispiace. io per indole e per deformazione professionale dovrei insistere, ma ho optato per un certo tipo di giornalismo non invadente e Ok, rispetto assolutamente la tua volontà. ti ringrazio Cercheremo molto.
io e chi ci sta guardando da casa, di accontentarci tenendo questo alone di mistero intorno. Del resto davvero la trovo una storia affascinante, se vogliamo a tratti quasi romanzesca, no? Tra virgolette. Ma ti volevo chiedere com'è un processo di composizione a distanza? Cioè ci sono anche delle contaminazioni a livello culturale, di suoni, di trend musicali? Qua si sta parlando veramente di Occidente che si incontra con l'Oriente e vicendevolmente il contrario. Quindi ti volevo chiedere, appunto, c'è una sorta di contaminazione tra di voi? Sicuramente sì, io credo che siamo riusciti a ottenere un buon equilibrio tra la melodia tipica della musica occidentale, scusami, e invece il virtuosismo tipico della scuola chitarristica giapponese. Siamo riusciti a trovare un buon compromesso e è stato molto interessante perché il modo di comporre di entrambi, benché abbastanza monolitico, perché tutti e due lavoriamo molto tempo da soli come autori, quindi siamo abbastanza chiusi, convinti sempre di quello che stiamo facendo, che quello che facciamo sia la cosa migliore. Invece siamo riusciti a trovare molti compromessi e alla fine del lavoro sul disco è stato bello, dopo un po' di ascolti, capire che veramente il nostro modo di fare musica è cambiato insieme. Il metodo di lavoro è abbastanza fluido, non esistono delle regole prestabilite tra di noi. Fondamentalmente uno dei due spedisce all'altro una prima idea che viene elaborata, rispedita indietro, elaborata nuovamente, e tutto questo viene ripetuto all'infinito finché entrambi non siamo soddisfatti dell'aspetto compositivo. Infine, io mi occupo fondamentalmente della parte di missaggio e di mastering, ovvero del confezionamento finale della canzone. Penso che per realizzare questo album abbiamo trasferito oltre 700 GB di tracce audio in 11 mesi e realizzato molte sessioni di lavoro in tempo reale, benché a 10.000 km di distanza, sfruttando le tecnologie più avanzate. E questo non sarebbe stato possibile solo 10 anni fa. Assolutamente, è una, come dire, in qualche modo è una possibilità artistica, immagino, proprio figlia di una modernità 2.0 che era impensabile e che è un futuro in continua evoluzione, come dicevamo prima, che corre proprio velocissimo, vero Davide? Sì, ti confesso una curiosità particolare, cioè io e lui non ci siamo mai visti. Non abbiamo mai parlato, non abbiamo mai fatto una videochiamata, io non conosco il suo viso. Lui conoscerà a distanza il volto? No, nulla. Ci siamo semplicemente scritti, sempre scritti. Quindi lui oggi sta guardando in diretta la trasmissione, quindi vede la mia faccia ora. Ah, possiamo salutare. Ma che bello, lo salutiamo, assolutamente sì, e mi fa anche piacere che sia la prima occasione per vederti appunto vis-à-vis, ma pensa, mi fa davvero onore questo, Davide. Senti, le tematiche che affrontate in questo album, e poi dopo lancerei, se sei d'accordo, anche il trailer, no, di Dark Planet, anche perché abbiamo diversi contributi tuoi, per cui dobbiamo correre veloci. Spiegaci, Davide. Diciamo, l'idea dell'album è nata durante il lockdown e riflette il fortissimo desiderio che la scienza potesse trovare una soluzione a un problema tanto grave. Cioè, il cuore dell'album è veramente la scienza. L'album parla di fiducia nella scienza, nell'intelligenza e nella razionalità come strumenti utili e unici per la salvezza del genere umano. Il film, invece, che è in lavorazione, racconta anche qualcos'altro, ovvero l'amicizia potentissima fra i due personaggi del film, che sono gli unici due personaggi, che siamo io e Yoshimitsu, ovviamente. Assolutamente sì. Allora, vediamo il trailer, così poi torniamo in studio e commentiamo, prego. Bene.
Eccoci Davide, è molto impattante, questo è il mio Sì, feedback. Era è quello che potente. volevate? Sì, Missione assolutamente sì. perfetto, Sì, missione sì, obiettivo compiuta. raggiunto. Ah, assolutamente. Senti, anche la colonna sonora dell'omonimo film di fantascienza è realizzata da te appunto in computer grafica e quale racconto e quale messaggio ci volevi dare? C'è qualcosa che vuoi aggiungere, Davide, in questo senso? Ma il film racconta, la farò breve, di questi due astronauti che partono da una Terra in rovina e quasi senza vita in cerca di un nuovo pianeta per l'umanità, che è sull'orlo dell'estinzione. Anche nel film, quindi, la scienza ha un ruolo centrale, però altri temi fondamentali sono la solitudine, il ricordo e soprattutto la forte amicizia che lega i due personaggi. L'ultima canzone dell'album è una suite che dura oltre 20 minuti ed è composta da 6 episodi che raccontano 6 ricordi delle vite mie di Yoshimitsu. Quindi il film racconta anche cose davvero, davvero personali, in una maniera totalmente pura, senza filtri, senza nessun compromesso di tipo commerciale. Diciamo che abbiamo cercato di creare veramente ciò che amiamo e di raccontare ciò che amiamo e ciò che abbiamo anche perso nelle nostre vite, perché comunque la vita è fatta anche di questo. Sì, certo, assolutamente sì, è un destino ineluttabile per ciascuno di noi e quindi insomma, come dire, vi mettete a nudo Sì, da un certo punto assolutamente. di vista senza alcun filtro, in maniera molto Molto autentica. cruda, sì. Molto cruda. Ti volevo anche chiedere, qui abbiamo altri due video che possiamo vedere e commentare insieme, Davide. Ci sono dei video musicali che hai creato tu appunto sempre in computer grafica e che tra l'altro hanno anche raccolto parecchi consensi e parecchi riconoscimenti all'interno di importanti festival cinematografici di calibro internazionale. Allora io ti volevo chiedere, è Sì. questo che ti ha spinto a realizzare un film anziché un video per ogni canzone, come di solito invece siamo più abituati a veder fatto? Sì, è stato assolutamente questo. Dopo aver creato le prime 2 o 3 canzoni di Dark Planet, del nuovo album, ho iniziato a pensare a cosa avrei potuto realizzare per i nuovi video. E l'idea di creare un video unico, ovvero un film, è stata immediata e direi istintiva. E ti dirò di più, la prima bozza di sceneggiatura del film ha poi costituito l'effettiva trama di sviluppo di tutto il resto dell'album, ne è stato il filo conduttore. Quindi album e film sono nati passo passo e mano nella mano. In tandem, diciamo, Sì, ecco. sì, sì, Senti Davide, li vogliamo vedere? Prima uno molto poi l'altro volentieri, di seguito? Dai, vediamoli regia. volentieri.
Davide, allora li abbiamo trasmessi integralmente, complimenti. Ne sono felice. Senti, una curiosità che mi è sopraggiunta mentre li stavo osservando. Pensi che la fantascienza e la distopia, anche se in realtà non sono la stessa cosa, però adesso non abbiamo il tempo per poter spiegare le Sì, differenze, ecco, in qualche modo ci aiutino in questo momento storico in particolare, come dire, a rielaborare la realtà, guardarla con un occhio un pochino più ottimista se facciamo un confronto con delle brutture che potrebbero anche essere peggio di quelle che stiamo vivendo. Spero di essere stata sì, chiara. sì, sì, assolutamente. Mi piace molto la fantascienza perché è rimasta in fondo la forma d'arte più libera, sia dal punto di vista espressivo che dal punto di vista filosofico. Quindi questo è il motivo per cui mi ha sempre affascinato la sua capacità di creare e di farci immaginare mondi alternativi e di immaginare qualcosa comincia a essere il primo passo per realizzarlo. Quindi ringrazierò e amerò per sempre la fantascienza per questo. Grazie Davide, io so che stai anche lavorando a un videogioco che è fortemente ispirato, pensate un po' all'inferno dantesco, la casa di produzione Esatto, è la Magic Tale Studio, raccontaci, abbiamo un trailer anche per questo, siamo sì, equipaggiatissimi, tra poco lo mandiamo in onda, ma fantastico. raccontaci qualcosa tu. Ma io ho sempre sognato di lavorare nel mondo dei videogiochi, sono stato un giocatore appassionato per molto tempo. Non ne ho mai avuto l'occasione, ma ancora una volta il lockdown ha cambiato la mia vita, ha spezzato i ritmi frenetici del mio ciclo lavorativo e mi ha regalato degli interi mesi per studiare le tecnologie necessarie per lavorare in questo settore, perché ecco, questo è un ambito in cui serve ancora più studio rispetto alla parte musicale, la semplice parte musicale. Questo gioco si intitola Solomon's Demons, ovvero i demoni di Salomone, ed è il secondo gioco in cui sono stato coinvolto come compositore e sound designer, ovvero il creatore di tutti gli effetti sonori. È un gioco indipendente e il team ha creativi da ogni parte del mondo, dall'Austria al Messico, Stati Uniti, Filippine, ed è ispirato direttamente ai 9 gironi dell'inferno dantesco e tra i personaggi troviamo anche Dante e Beatrice addirittura. Per completarlo saranno necessari almeno altri 12 mesi di lavoro e poi speriamo di poter portare alla luce questo fantastico videogioco. E noi te lo auguriamo assolutamente, vediamolo insieme, poi ritorniamo per una battuta finale e ringraziamenti. Vediamolo. Grazie.
Davide, grazie intanto per averci regalato Grazie a questa te. anteprima. Non ci si immagina veramente, io credo, il lavoro enorme che c'è dietro ad No. un prodotto finito, assolutamente. Sì, Quindi davvero in bocca al lupo per tutto quello che stai crepi. facendo. Senti, ti volevo chiedere in chiusura, vabbè, progetti futuri abbiamo capito, almeno 12 mesi alle prese con questo lavoro meraviglioso e se c'è anche altro e anche da addetto ai lavori quali trend, quali prospettive intravedi a livello di nuove sonorità e di videogiochi per il medio-lungo termine? Allora, i progetti futuri sono sicuramente la realizzazione di questo gioco, Solomon Demons, e sono coinvolto in altri 4 videogiochi, per dirla tutta, quindi il lavoro non mancherà. Ci sarà la produzione del film e sarà davvero impegnativa perché sono l'unica persona coinvolta e faccio tutto da solo. Ma dopo concluso questo vorrei, io e Yoshimitsu avremo il sogno di creare un vero e proprio studio di produzione di musica per film e giochi gestito da noi due e sicuramente lo faremo quanto prima. Per quanto riguarda il futuro degli audiovisivi, credo che il futuro siano i videogiochi, ma perché le nuove generazioni sono interessate per prima cosa all'interazione con la tecnologia. I sistemi di fruizione passiva come cinema e televisione stanno perdendo gradualmente efficacia ed interesse nei giovani e se essi non sapranno rinnovarsi profondamente, credo che andranno incontro a un declino abbastanza inesorabile. Eh, quindi io sono convinto che i videogiochi siano la forma espressiva del futuro. Ti ringrazio. Grazie a te, Veramente in bocca al lupo per tutto, Davide, è stato un piacere, ci hai Crepi. portato in tanta creatività, originalità, hai dato anche, come dire, quando hai spiegato gli argomenti, degli spunti di riflessione importanti. È un onore sapere di essere seguiti adesso in diretta dal Giappone, Sì, che anche dal salutiamo Giappone. davvero Certo. e buon tutto a te Grazie di averci individualmente e ospitato. a questo duo virtuale particolarissimo, questa storia davvero che ha dello straordinario. Grazie ancora Davide Grazie Terico, mille. grazie, Grazie davvero. grazie. E grazie a voi che ci avete seguito fino adesso, leggermente abbiamo superato da pochissimo la metà di questa puntata di stamattina. Adesso da Milano ci spostiamo in collegamento invece con la Calabria, più precisamente con la provincia di Catanzaro. Parleremo di una Calabria solidale, di una bellissima iniziativa in ambito editoriale. A tra poco.